Ciao a tutti ragazzi, rido perché sono qui con Marco il Balla che stavolta è a casa mia, ospite a casa mia, che tutte le volte dico il contrario, no, scherzo, siamo qua, siamo come sempre, stiamo facendo questa cosa insieme perché così almeno ogni tanto ricambio per quello che posso dal punto di vista tastieristico, nel senso che ho qui un po' di oggetti che mi sono stati gentilmente, diciamo, prestati da Alberto Trullu, che saluto, che ringrazio, tra cui questo, poi ho anche altre cose interessanti che lui ricorda con piacere perché le usava in gioventù, e quindi insomma oggi faremo un po' di video. Questo è il Vintage Keys 64 Voice Classic Keyboards, si chiama, keyboard, no, keyboards è plurale. Quindi, niente, praticamente fa un po' di tutto, con i suoni emu, alcune cose della emu sono incredibili per l'epoca, altre così. In realtà Vintage Keys uno si aspetta, diciamo, un'attenzione particolare per quello che riguarda i suoni vintage nel senso tastieristico del termine, pianistico del termine, anche quindi piani elettrici, Wurlitzer, così. Ci sono, perché non è che non ci sono, però la cosa che in realtà fa più effetto, al di là dei clavinet che sono molto carini e anche gli Hammond per certi versi molto utilizzabili, la cosa incredibile, dicevo, sono i synth. Nel senso che i suoni di synth e il filtro suo interno, tutto digitale, chiaramente, però suonano in modo particolarmente interessante. Avrete sentito anche all'inizio, ho fatto un po' il tamarrone e c'erano delle cose che funzionavano bene. Poi vabbè, poi ci sono anche tutta una serie di cose che riguardano archi e dintorni, cori un po' mellotron, queste cose qua che sono altrettanto interessanti. Poi però questa cosa qua vedete che ha una certa, poi anche queste cose tipo archi del mellotron comunque hanno l'aria di essere molto efficaci. Il tremolo, che ha l'aftertouch. Diciamo che questi suoni hanno un bel carattere. Poi adesso i volumi sono tutti diversi perché probabilmente queste patch erano del possessore che le aveva già settate per non dover cambiare il volume. Però sentite che sono fighi, hanno un bel impatto. Scusate se faccio tutte queste cose tamarre da sigla anni 80, ma è perché purtroppo l'età è quella che è. I suoni di synth in generale, quelli un po' più incasinati, complessi,
sono tutti abbastanza cremosi, hanno... Vabbè, poi ci sono anche kit di batteria e cose del genere. Sentite? Per queste cose interessanti. Poi per queste che sono bellissime. Nel senso, la qualità è ottima. Cioè, io, scusate, come al solito, quando c'è Marco, un po' guardo la telecamera, un po' guardo lui, che guarda la telecamera. Perché lui guarda se non si spegne il telefono, perché io sto facendo col telefono il video. E, e io suono e quando faccio le cose lo guardo come per dire: Ehi, sentito che bello? E lui sta guardando se si spegne il telefono. Questo è quello che capita praticamente. Poi ci sono questi misto, pizza, diciamo. E poi gli organi. Alcuni sono già stanno vibrando tanti, è come se ci fosse il Rotary, poi se metti il Rotary diventa più Rotary. Insomma, c'è un po' di confusione, però ogni tanto ce ne sono alcuni invece che sono belli chiari e definiti e hanno il loro significato. Questo col flanger, un clavicle flanger. Che non è male, devo dire gli effetti mi sembrano di grossa qualità, nel senso che quando gli effetti stanno lavorando tanto si sente che la qualità degli effetti è ottima. Chiaramente qui abbiamo una matrice classica. Con questi controlli possiamo decidere come lavorare, diciamo come se fosse un synth, quindi su cutoff, resonance, ADSR, tutto il resto, lo shape dell'onda, e poi ce ne sono anche assegnabili, quindi è interessante da questo punto di vista. Adesso noi stiamo sentendo chiaramente i suoni singoli. Caspita, c'è da dire che spero di non aver distorto tutto. Sono belli i suoni. Allora, credo che l'abbiate sentito in qualche situazione dove suonavo e parlavo insieme. La tastiera fa un macello micidiale, quindi se l'acquistate sappiatelo. E oltretutto ha l'aftertouch, quindi quella è una comodità, però se dovete suonarci il piano, i piani elettrici, queste cose qua, insomma, non è proprio che sia il top, Queste cose Mellotron sono belle. Sentite che morbidezza. Beh, Emu all'epoca faceva delle cose veramente belle, La Simmons. esatto. Belli però, sono belli, oh. Scusate se mi giro a guardare perché ho sempre paura che a un certo punto parlo come un deficiente, è successo più volte,
per un'ora tipo, e poi non sto registrando, non va il video, classico. Sono belli, i suoni sono belli questi qui, che probabilmente fanno parte di quelli che erano stati messi a posto. Ecco, sentite? Cioè, è chiaro che l'effetto, quella cosa lì intorno è bella. Il suono in sé chiaramente è un po' datato, però la qualità è ottima, insomma, è molto, anche proprio l'audio. Poi stavamo, praticamente questa è uscita dopo vari expander della EMU che sono usciti, che facevano ognuno una cosa in particolare. Questa, diciamo, è una specie di, così, di raccolta delle cose migliori messe in una tastiera. Questa può ricevere delle schede esterne che si possono inserire, che vanno comprate a parte chiaramente, e dove c'è, che ne so, il modulo dell'Hammond che si chiamava B3, me lo ricordo, a rack, si può avere quel modulo lì che suona con questa tastiera inserendo questa scheda. Questa è una cosa che per esempio è importante, perché quelli erano strumenti che avevano un bel sound, io me li ricordo bene. C'era anche il Proteus che si poteva inserire, insomma, quindi questa è una tastiera che ha grosse potenzialità, ma già così comunque ci sono delle cose, questo per esempio non è male. E certo sono efficaci, scusate, perché hanno molto suono. Ecco, diciamo che una volta che si entra nelle categorie, poi in realtà ci sono tutte le varianti possibili. Beh, insomma, comunque la qualità è bella, quindi viene voglia di suonarle queste cose, nonostante siano datate e tutto il resto. Chiaramente ci sono poi varie cose che possono essere combinate nelle multi, e quindi probabilmente si riesce anche a costruire qualcosa. Belli. Sono tantissimi. Sentite il corpo del suono c'è. Sono belli, non è che... Però diciamo come vintage, chiaramente oggigiorno ci aspettiamo delle cose differenti, no? Queste cose sono pazzesche, per esempio. Hanno un bellissimo suono. Adesso va sull'FM. Anche qui.
insomma, non sono niente male. Di FM ce ne sono tantissimi. Cioè, nel senso, Wurlitzer. Cioè, non è che siano brutti, attenzione. Mi sono solo reso conto mentre facevo il video che questi suoni rispetto a quelli di synth avevano proprio erano su due pianeti diversi. Quelli di synth legavano immediatamente con tutto il resto. Questi qui erano un po', si sentiva un po' la data, diciamo. Però qui la trovate intorno ai 400 euro, fa 1 miliardo di cose. Cioè, non è che non si possa andare a fare una serata. Cioè, uno te la porti dietro, ci fai un po' di tutto. Diciamo che era un po' il primo coltellino svizzero, no? Veramente con quella mentalità che era stato fatto. Con una tastiera più adatta a queste cose sarebbe stata un'altra cosa, Perché il suono c'è. Questo è un CP e qui Marco. Allora te la riprendi? Ah, c'è il sospetto che questo strumento sia stato suo. In realtà mi è stato prestato da 2 persone, Alberto, come dicevo, Daniele Manfredi, che dovrebbe essere il proprietario, mi sembra di aver capito, ma forse è passata anche tra le grinfie di Marco in passato. Ecco, diciamo che lui come pianoforte ha il CP come identità pianistica. Che poi alla fine, insomma, fa il suo, Questo per esempio c'ha una bella media. Questa tastiera rende queste cose pressoché insuonabili, davvero. Però il suono non manca, La polifonia chiaramente è quella che è. Insomma, ci si arriva poi alla situazione adatta, diciamo. Clavinet. Questo è bello potente. È bello. Bello, bello. Sono tutti belli, ce ne sono 1 miliardo, chiaramente stereo. Tantissimi clavinet, phaser e tutto il resto. Belli, Alcuni belli, Sono tantissimi. Anche quelli synth sono belli. Poi partono gli Hammond. Sono tutti un po' particolari, diciamo. Sono particolari.
C'è un po' di tutto. E poi di colpo un OB così. Poi ci sono dei suoni. Qui adesso chiaramente ci sono tutti i riferimenti, Juno, Prophet. Comunque è bella. Il suono mi piace. C'è da dire che insomma c'è tantissima roba. Beh, sono belle ste cose. Cioè, sentite. C'è? Piano Prophet. Non lo so, io ho una sensazione, poi i volumi sono un po' scombinati. Cioè, pensando al momento storico in cui era presente, è proprio bella, perché, cioè, con una tastiera così si potevano fare 1 miliardo di cose. Bellissimo, eh? Bellissimo. Ci sono tantissime cose, ragazzi, è vastissima. Bellissimi. Mamma mia, oh. Insomma, non si scherza, eh? Devo dire, la soddisfazione prima quando abbiamo messo quei brass sul pezzo stava proprio bene col resto delle cose. Aveva... Vabbè, comunque i suoni sono 1 miliardo. Sono 1 miliardo. Cioè, adesso, a parte gli scherzi, non è che facilmente... Cioè, qui è questione proprio di audio. Cioè, è pulito, è tutto giusto. Poi ci sono tutti i pad, chiaramente. E sono tutti belli, eh. Tutti su cui si può lavorare su tutti. Tutti questi motion qua. Non stacca il suono se cambiamo.
I synth sono come vi dicevo prima, i synth sono incredibili, cioè veramente. L'aftertouch bellissimo. Bello, morbidissimo. Adesso mi sta venendo un dubbio perché non vorrei che dentro ci fosse la scheda di un synth, perché la vedo troppo in quella direzione. Sono bellissimi comunque i synth, veramente. Devo dire... Beh, a questo punto io sinceramente... È infinita, ragazzi, quindi, cioè, qui... Torniamo... Per dire, ci sono anche queste cose qua. Comunque, adesso a parte tutto, veramente. Consigliatissima, ora non so se c'è dentro una scheda, non c'è, non lo so. Però, comunque, come sapete io vi porto la mia impressione, cioè, a parte la tastiera, che, vabbè, discutibile come si diceva, a parte alcune cose, ma comunque i CP, girando in mezzo ai vari preset, alla fine qualcosa di buono avevamo trovato, quindi... Se per caso state cercando chiaramente per tutto quello che riguarda i synth, adesso poi andremo a vedere se c'è la scheda o meno all'interno, comunque per tutto quello che riguarda la parte delle tastiere, chiaramente se state cercando qualcosa per suonare il piano, magari non è esattamente quella cosa lì. Come sentite, però... Per i synth e tutto il resto è incredibile, ma anche qui comunque potete portarla a casa, cioè se vi mettete lì secondo me un buon CP si tira fuori da qua. Quindi io niente, ringrazio il Balla, ringrazio Daniele, ringrazio Alberto, tutti quelli che l'hanno avuta o che ce l'avranno, non lo so, insomma. Quindi Vintage Keys secondo me assolutamente da provare. Forse controllata con un'altra tastiera via MIDI, perché questa qui è un po' ostica, anche se è buona per i lead perché ha l'aftertouch e tutto quanto. Vi ringrazio come sempre e vi saluto, spero di avervi insomma illustrato più o meno il suono, diciamo, di questa tastiera. Vi ringrazio, vi saluto, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Bella.